Fiat, benissimo, carissimi. Allora, andiamo subito a condividere invece, benissimo, sono le 3:10, siamo proprio in orario. Se ci sarà tempo, faccio questa premessa, daremo spazio magari 5-10 minuti a delle domande. Se non ci sarà tempo, però non vi preoccupate, perché qualsiasi domanda magari possa sorgere per maggiore chiarezza, eccetera, ci possiamo rivedere, risentire. Noi dedichiamo circa 2 serate ogni 2 mesi, quindi un mese sì, un mese no praticamente, all'importanza delle ore della passione. Perché? Perché lo andiamo a vedere adesso, quale straordinario dono Dio ci ha dato. Allora, io vado a levare la condivisione dell'adorazione proprio per condividere un piccolo documento. Ecco, vi vedo anche bene. Allora, perché ho lo schermo ingrandito, quindi vi vedo, sì, sì, ma non siete pochi, eh. Anzi, Gesù ha iniziato con 12 apostoli, quindi le ore della passione sono un grandioso dono che da pochi poi più diventiamo meglio è, perché si affretta quel trionfo del cuore immacolato di Maria. Andiamo a vedere quindi qualche notizia un po' generica. Che cos'è questo libricino? Questo libricino è una rivelazione di Gesù a Luisa Picarreta. E per ordine Luisa era piccola, piccola, piccola proprio nell'umiltà, una ragazza che non aveva veramente neanche la seconda, la terza, non si sa se ha fatto la seconda elementare, se è arrivata alla terza, quindi insomma aveva difficoltà in tutto. Sant'Annibale, uno dei suoi confessori, giunge a lei e le dà l'ordine, l'ubbidienza di scrivere le ore della passione, intuendo che, comprendendo per meglio dire, che era una rivelazione di Gesù di estrema importanza. Luisa allora per obbedienza le scrive, siamo nel 1915, da allora in poi sono dalla prima edizione appunto per obbedienza a Sant'Annibale che le pubblicò, dalla prima edizione ne sono susseguite ancora nel 1916, 17, 1924 e ancora, pubblicate in diverse lingue. Tutte, quindi comprendiamo subito che c'è l'imprimatur della Chiesa, quindi è tutto nella mamma Chiesa, in madre Chiesa. Quindi tutto vero. Che cosa ci dice Gesù? Io cerco di essere sintetica, di solito quando si parla del valore del meditare le ore della passione, dell'importanza del formare e vivere uniti l'orologio della passione, ci dedico, come vi dicevo, 2 serate, almeno di un'ora l'una, quindi 2 ore piene. Ora, per cercare di essere sintetici, staremo proprio a quelle notizie principali, lasciando poi allo Spirito Santo e in altro momento anche, quando Dio vorrà, di approfondire. Però tutto quello che io vi dico è scritto nel libricino delle 24 ore. Ci sono varie edizioni, ma se vogliamo vedere, conoscere il valore delle ore della passione, basterà leggere all'inizio, quindi in prefazione, degli estratti del Libro di Cielo, dove è proprio sottolineato l'importanza del valore il valore del meditare le ore della passione, gli effetti, le sorprese che Gesù dona a chi le medita. Quindi, a secondo dell'edizione che abbiamo, troveremo queste spiegazioni che io vi sto dicendo, le troviamo o in prefazione oppure alla fine del libro. Quindi per esempio l'edizione della Pia Associazione Luisa Picarreta di Corato le trovate in prefazione. Se invece avete l'edizione del gruppo Divino Amore, Divino Volere, le trovate invece in fondo al libro. Ok, solo un attimo che mi si spegne il computer, metto la spina. Ecco. Allora, dicevamo, quindi, e tutto quello che dirò è proprio parola del Libro di Cielo, quindi è tutto praticamente rivelato dallo stesso Gesù, avvalorato dalle sue parole. Allora, intanto andiamo a vedere che cosa rivelano le ore della passione. Rivelano ciò che Gesù ha vissuto interiormente,
Ci sono diversi santi che hanno parlato delle ore della passione, ma che hanno rivelato il dolore, diciamo, fisico, ok? Nella sua carne, quello che lui appunto ha sofferto fisicamente, ma non è mai stato rivelato, se non a Luisa appunto, in questo libricino, ciò che Gesù invece soffriva interiormente e che cosa riparava di tutto quello che è stato il nostro abominio, il peccato delle umane generazioni, ok? Quindi in questo libro noi troviamo le sofferenze di Gesù descritte, le sofferenze interne, ma scopriamo anche le riparazioni che queste sofferenze hanno effettuato, cioè lui mentre soffriva la corona di spine, anzi i tre momenti della coronazione delle spine, lui riparava i pensieri cattivi, le bestemmie, le intenzioni, l'indifferenza, tutti quei peccati di ragionamento, di logiche sbagliate, di condizionamenti mentali, tutta un'opera della nostra volontà umana. E lui riparava tutto. Quando soffriva per esempio i chiodi oppure la flagellazione, lui riparava altri tipi di peccati. E nel meditare le ore della passione, noi comprendiamo e scopriamo magari anche quello che sono appunto le riparazioni necessarie, per esempio quando vogliamo fare un atto riparatore per tutte le anime, per esempio morenti. Possiamo andare a prendere l'agonia di Gesù nel Getsemani o l'agonia di Gesù sulla croce per andare a riparare le agonie di tutti i morenti. Quindi scopriamo queste sono la rivelazione di quelle sofferenze. Ma andiamo a vedere una cosa, entriamo nel cuore del dono che ci ha fatto Gesù. Le pene, abbiamo detto, tutte vissute da Gesù, sono tutte riparazioni a quello che sono i nostri peccati. Tutto, nella passione di Cristo noi troviamo la riparazione di tutti i peccati nostri, dalla prima all'ultima creatura che ha vissuto e che vivrà. Quindi tutti, ci sono anche i peccati di gola, ci sono tutti i peccati di distrazione, tutti. Quando allora l'anima, dice Gesù a Luisa, scrivi figlia mia, perché questa preghiera che voi, che le creature, che le generazioni sono chiamate a meditare, è un dono che io faccio perché loro si fanno vicino a me, entrano con me in questa contemplazione, meditazione e tutto ciò che io ho vissuto in quel giorno, perché 24 ore sono un giorno completo, io quella riparazione la rimetto in circolo, cioè vi dono, attenzione, non la sofferenza, vi dono la contemplazione di quella sofferenza e vi dono che metto di nuovo a disposizione le mie riparazioni, cioè quando l'anima medita le ore della passione è come se Gesù, io ora quello che ve lo dico poi ve lo leggo dalle stesse parole che Gesù ha dichiarato e che sono scritte nel libro di cielo, quindi attraverso la lettura di piccoli estratti, di piccole frasi, di piccoli brani estratti dal libro di cielo, ve lo dice Gesù stesso quello che appunto ci dona. E allora Gesù dice, meditare le ore della passione sarà per ogni anima un far mettere in circolazione, quindi riattualizzare, mettere in moto tutta l'opera della redenzione che io ho vissuto in quel giorno, in quell'ultimo giorno della mia vita, portando a Dio Padre tutta la riparazione per tutti i tipi di peccati. Ora, fratelli e sorelle, noi facciamo mente locale. Quando facciamo, quando viviamo il sacramento della riconciliazione, no? Ci andiamo a confessare, noi facciamo l'elenco del nostro esame di coscienza dei nostri peccati. E poi il sacerdote, dopo aver ascoltato,
ci dà magari una piccola, no, un piccolo suggerimento di come non fare più delle cose, eccetera, e poi ci dà che cosa? La soluzione dei peccati, sicuramente, ma poi ci dà la penitenza. Ora noi vogliamo riparare tutte le forme di peccato, passato, presente e futuro nostro e di tutti, in modo da essere sempre puri, sempre in pace, ma soprattutto per glorificare Dio, per riparare tutto e soprattutto non solo in modo umano, ma in modo divino, cioè come li ha riparati Lui, che con una grazia divina, con una vita divina. E questo lo possiamo fare adesso, perché è stato donato questo libricino semplicissimo, questa narrazione, dove noi andando a meditare un'oretta al giorno, che non è un'ora del nostro orologio, un'ora riferita a quelle ore, cioè ogni giorno si medita un'ora di quella passione, quindi dalle 3 alle 4, dalle 4 alle 5, la quarta ora, la terza ora di agonia nel Getsemani, la prima ora di agonia sulla croce, oppure quando Gesù vive la scena legale, a volte le ore sono lunghe 10 minuti, a volte sono lunghe 20 minuti, eccetera, però noi dedicandoci a questa meditazione, Gesù ci dona tutto quello che lui ha vissuto, quindi le sue riparazioni, che andranno, attenzione, a riparare, perché l'anima partecipa, medita, ricorda, condivide questo con amore, questa sua sofferenza, Gesù ridarà all'anima la riparazione per ogni forma di peccato, cioè quello che ha fatto lui ce lo ridona. Ha riparato per tutti e per ciascuno, per qualsiasi forma di peccato, di tutte le generazioni. Quindi noi andando a meditare troveremo che possiamo dare a Gesù quella compagnia, quella riparazione alla sua dolorosissima passione, trovando in noi il conforto della nostra vita, del nostro amore, della nostra compagnia. E lui ci darà tutta la sua vita, quindi tutta la sua riparazione, sarà riversata come grazia su di noi e su tutti e su ciascuno. Com'è possibile? Con tanta grazia e con tanta misericordia. Allora, è possibile perché non parliamo di un fare umano, è possibile perché parliamo di un fare divino. Gesù, vero Dio, vero uomo, oggi nella festa del Re dell'universo, lui che si è fatto uomo per riparare per i nostri peccati, in quella misericordia che ha vissuto facendosi crocifiggere in un modo, facendosi uomo e soffrendo per tutta la vita, ma poi veramente vivendo una morte così dolorosa, questa sua passione, ancora di più oggi comprendiamo come lui, nella sua misericordia che ha voluto vivere questa crocifissione, questa vita così dolorosa, questo momento così doloroso, ce la vuole donare proprio per riattualizzare questa moneta, è proprio una moneta la passione, cioè dice io l'ho vissuta, adesso ogni volta che voi venite a farne memoria, a farne contemplazione, io vi ridò il valore, non è che lui soffre ancora, ma vi do il valore, cioè quel valore mettetelo, prendetelo e mettetelo in circolo, perché mi felicitate, perché non tutti prendono il valore del riparare, non tutti. Lui ha vissuto questo per tutti, ma quante anime rifiutano l'amore di Dio? Quanti non vogliono neanche andare alla messa? Figuriamoci meditare le ore della passione. Quanti rifiutano la sua redenzione? E allora ecco che Gesù dice come io ho vissuto tutto per salvare tutti, come la mia mamma fedelmente mi ha accompagnato per salvare tutti, adesso io sto chiamando i figli della divina volontà a conoscere e a dare il proprio fiat. Poi faccio io, ma voi siatemi fedeli in quel piccolo, piccolo esercizio e sforzo di vita. Lo farete per me, lo farete per la santificazione vostra, lo farete per tutti e per ciascuno, perché quando io entro in un'anima, io non opero solo per quell'anima, io opero per tutti. E questo ce lo insegna la Madre Chiesa. Quando Gesù si fa ostia
in tutto e per tutto vivo in quel piccolo pezzettino di pane e di vino, no? Quindi la Santa Eucaristia, la Santissima Eucaristia, Gesù vi entra nell'anima perché? Perché ci vuole trasformare, ci vuole purificare, santificare e vuole fare del bene a noi, ma anche a raggio vuole splendere su tutta la terra per aiutare tutti. Lo sappiamo questo, che a ognuno di noi è legato il corpo mistico. Questo lo sappiamo, è importante saperlo, Madre Chiesa lo dice. Allora, quando noi riceviamo questa grazia di meditare, siamo a poter vivere quest'amore per tutti. Com'è possibile per l'amore di Dio? Sì, lo vuole Lui, sì, Lui lo può fare, sì, però vuole la nostra partecipazione. Allora ecco che Gesù dice, sappi, figlio, sappi, figlia, che tutto è possibile perché tu mi puoi dare la tua volontà e io ti darò la mia volontà, come nella comunione. Gesù dice, io vengo a te e ti posso formare una divinità, formare una vita tutta santa. Quando noi prendiamo la Santissima Eucaristia, non è che siamo andati a bere un bicchiere d'acqua, no? Gesù dentro di noi vuole trovare spazio, cioè un'anima che lo ama, questo è lo spazio, e vuole portare la sua grazia. Se l'anima lo riceve sacrilegamente, lo riceve senza le giuste disposizioni, dite voi stessi, rispondete, Gesù può trasformare quell'anima? Ci può santificare se ci trova distratti, non amanti, può lasciarci la sua impronta, sì o no? Io non vi sento perché c'è il microfono spento, però non può farlo. Non può farlo Gesù. Anzi, leggeremo nelle 24 ore che Gesù dice chi non è disposto se ne va con più peccato dalla comunione. Ma quando invece l'anima viene a me libera dai suoi peccati, desideroso di accogliermi, ma quando entro nell'anima, e leggiamolo perché c'è scritto anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, Gesù vuole trasformare l'anima, vuole venire a fare vita con noi. Perché si chiama comunione? Dio ci ha creati per vivere in comunione. Perché si è lasciato nella Santissima Eucaristia? Per venire a fare la vita con noi. Io non vi lascerò soli, dice agli Apostoli, sarò con voi ogni giorno e lascia i sacramenti. Così viene in noi e ci vuole trasformare. Lo scopo è questo, affinché l'anima più comunioni fa, più sacramenti di riconciliazione vive, più diventa santa. Questo è l'obiettivo, cambiarsi, cambiamento. Allora dice Gesù, quando venite a meditare le ore della passione, fate l'atto di fusione. Che cos'è l'atto di fusione? Lasciatemi la vostra volontà, fondetevi in me. Cioè non meditate le ore come un ricordo, faccio una pia pratica, una letturina, così leggo, mi ricordo di quello che ha trascorso Gesù e me ne vado a dormire. Non è questo. Quando noi amiamo veramente, vogliamo dare tutto l'amore. Allora Gesù dice, vuoi amarmi veramente, anima? Io ti darò quello che non hai, la capacità di vivere nell'amore, di essere amore. Dammi la tua volontà, che è la nostra potenza di scegliere. Se tu scegli me, io ti libero dalle tue passioni, ti libero dalla tua povertà, ti libero dal non saper fare amore. Io sono amore e so amare in tutto quello che faccio e se tu mi dai la tua volontà, io ti do la mia. Allora l'atto di fusione è quello che abbiamo sentito all'inizio. Gesù ti do la mia volontà, l'intelligenza e la memoria. Sono le tre potenze dell'anima. E se tu, dice Gesù, mi dai la tua volontà, io ti riempio di me, della mia volontà, della mia intelligenza e della mia memoria, giorno dopo giorno, come un bambino. Ti do il latte, poi ti darò i maccheroni, poi ti darò tutte le pietanze e ti crescerò. Allora fondiamoci, facciamo il nostro atto di amore. Ti do la mia volontà, Gesù, prendo la tua volontà e con essa vengo a meditare. Allora ecco che Gesù viene a meditare in Elena, in Giorgio, in Gabriele, in Liliana, in tutti quelli che sono presenti adesso, io non conosco i vostri nomi, però viene a meditare in voi e che cosa fa? Mentre noi leggiamo, è lui che legge, mette nell'anima nostra, lui che ci ha creato,
riscrive tutta la sua amorevolezza, tutto il suo amore, tutta la sua riparazione, la redenzione. Scriverà in quell'anima che lui è passato di là e ha messo le riparazioni sue, le ha scritte nella nostra anima. Lui ci guarderà come un altro sé, esattamente come quando viene a prendere, a farsi ricevere da noi. Entra nelle nostre viscere, nel nostro stomaco, nella nostra carne, ma soprattutto entra nella nostra anima per scrivere la sua vita in noi, per cambiarci. E se noi vogliamo, lui ci cambia. E così le ore della passione servono affinché lui in noi scriverà in quell'anima riparazione per tutti i peccati di gola, riparazione per tutti i peccati di odio, di tradimento, di bestemmia, eccetera, eccetera. Noi saremo i suoi, lo dice Gesù, i miei piccoli ripetitori, dove io mi compiaccio e vivo la mia redenzione. E che cosa ci donerà allora? La capacità, l'ho detto e lo ripeto, di amarlo, la capacità di ascoltare la sua incredibile onnipotenza di amore mentre gli sputavano, lo inchiodavano, lo buttavano nel cedro, lo frustavano, gridavano addosso tutte le bestemmie, le maledizioni e lui amava, amava, amava. A noi che ci guardiamo storto e già ci sentiamo pieni di rabbia. Lui ci cambierà e se vogliamo diventare santi, perché vogliamo diventare eredi di quella patria d'amore e portare anche in terra la pace, quando vogliamo la pace, ma la pace la portiamo noi, la portiamo facendo regnare il Re dell'universo in noi. E allora potrà sentirsi re in terra e potrà portare cambiamenti nella nostra vita, nella nostra relazione con noi stessi e con gli altri. Allora dice Gesù, venite a meditare tutti i giorni. Ora ditemi una cosa, fratelli e sorelle, sempre rispondete a voi stessi, no? Nell'anima vostra. Quando noi abbiamo un corpo che si deteriora, no? Io non so quanti anni avete voi, ma passando anno, dopo i 10, dopo i 20, dopo i 30, dopo i 40, dopo i 50, il nostro corpo si deteriora, è vero, mica ci rifioriamo, ci deterioriamo, ci consumiamo. E ogni giorno però, malgrado il nostro invecchiare, ogni giorno ci nutriamo del pane, no? Mangiamo per mantenerci comunque in vita, anche se diventiamo più vecchietti, no? E allora dobbiamo pensare che ogni giorno dobbiamo nutrire l'anima attraverso un cibo tutto divino che ci porterà non all'invecchiamento, ma al ringiovanimento, perché non solo diventeremo più belli nell'anima, ma quando ci sarà il momento della chiamata, perché noi siamo figli dell'eternità, noi vivremo il sogno d'amore, non solo su questa terra cominciamo a vivere meglio, perché chi medita le ore della passione vive meglio, perché Gesù aggiusta tante cose dentro di noi, nell'anima, nel cuore, nella mente, nella famiglia, dappertutto, ma non solo questo, ma ci prepara all'eternità, facendoci vivere una santità in terra e poi in paradiso. E Gesù ce lo dice, tutto quello che vi sto dicendo, poi lo vedremo, fra 2 minuti lo andiamo a vedere. Quindi dice Gesù, io ho vissuto tutti i tormenti di questa passione per darvi tutta la redenzione. Redenzione vuol dire liberazione da ogni male. Adesso, non solo quando moriamo, possiamo dire accetto la tua redenzione e ci possiamo salvare. No, no, non solo questo. Gesù dice io vi voglio salvi in terra. Cioè io questa liberazione da ogni male ve la voglio dare mentre siete sulla terra, perché sulla terra voi anime potete santificarvi e quando morirete, se non siamo, dice Gesù a noi, no? Quindi anche a me, non è che mi sto rivolgendo a voi, no? Sto facendo la voce come Gesù si rivolge a tutti, no? E Gesù dice, anima, se tu ti santifichi in terra, tu al momento sarai felice in terra perché già mi conoscerai e conoscerai il mio amore e quando ci sarà la chiamata da questa terra, tu verrai nelle mie braccia, senza passare per il luogo della purificazione, il purgatorio, di cui ci ha parlato tanto bene tante volte, diciamo, Santa Suor Faustina Kowalska, per esempio, no? Per dirne una delle sante che hanno citato il purgatorio, e Gesù quanto ce ne parla,
Ma vediamo un attimino. Dice: le anime che mediteranno le ore della passione, dandomi la loro volontà, quindi recitandole con me, avranno tanti effetti, tante disposizioni, perché verranno a rioffrire a me tutto quello che io ho offerto, cioè tutto quello che lui ha fatto, le sue sofferenze, le sue riparazioni, le ha offerte a Dio Padre per liberarci da ogni male. Ma noi di solito, ripeto, ne usufruiamo al momento della morte, mentre invece Gesù dice no, meditate tutti i giorni e io tutti i giorni, come voi mangiate tutti i giorni, dice Gesù, mangiate per mantenere vivo il corpo, mangiate del mio cibo, cioè delle mie riparazioni, per redimere, per liberarvi da ogni male ogni giorno, liberarvi da ogni male l'anima. Quindi per liberarvi, redimervi e santificarvi tutti i giorni. Quindi venite a questo nutrimento quotidiano. Ecco perché le ore della passione si devono meditare tutti i giorni come il nutrimento del corpo tutti i giorni il nutrimento per l'anima. Il cibo del corpo, malgrado invecchiamo, ci mantiene vivi e comunque in migliore salute possibile. Il cibo per l'anima ci fa solo evolvere, divenire in santità. E sappiamo da tante rivelazioni di santi, ma anche di Maria Santissima, che la buona parte delle anime va in purgatorio, perché è difficilissimo, a meno che, ecco, Carlo Acutis, abbiamo visto questo il mese di ottobre, la santificazione di Pier Giorgio Frassati, di San Bartolo Longo, ma sono rari, è vero, non è che tutti i giorni c'è un elenco di 100.000 persone, quanti morti ci sono al giorno nel mondo, chissà quanti, ma se ne sente una volta ogni tanto, si sente un santo, no? Quindi gli altri dove vanno quando muoiono? È vero che bisogna essere bravi, no, bisogna essere santi per andare in paradiso. Ma Gesù dice, la mia redenzione, le mie pene, i miei meriti, io ve li dono se voi venite a meditare le ore della passione. Io vi santifico, vi redimo perché i miei meriti ve li dono a bene vostro, della vostra famiglia, di tutti e di ciascuno nel mondo, perché io ho fuso in voi, come io ho redento tutti e ciascuno, quando voi mi fate l'atto di fusione, quindi mi fate entrare in voi come una comunione, come il pane della Santissima Eucaristia, io entro in voi e meditando in voi, io vi porto il pane della mia redenzione. Ed il pane della mia redenzione sono io stesso, che lo elargisco a voi, alla vostra famiglia, a chi vi è vicino, a tutti e a ciascuno. Quindi redimo l'anima, la santifico e a raggio prendo tutti e ciascuno, mando a tutti fiumi di benedizioni e di salvezza. E adesso andiamo a leggere qualche frase del Libro di Cielo dove Gesù ci dice quello che vi ho detto. Prima di tutto parliamo di Maria. Gesù dice, volume 11, 24 marzo 1913, figlia mia, alla mia cara mamma mai sfuggì il pensiero della mia passione e a forza di ripeterla, quindi Maria meditava la passione, si riempì, attenzione, tutta di me. E ora attenzione, quindi la mamma si riempì della passione, cioè del valore della redenzione. Ora ascoltiamo che cosa dice Gesù. Così succede all'anima. A forza di ripetere ciò che io soffrì, viene a riempirsi tutta di me. Quindi chi medita le ore della passione si riempie della grazia di Gesù, si trasforma, perché è un'opera di trasformazione. Io salto alcune cose per il tempo. Andiamo a vedere ancora. Gesù dice, le farete per soddisfare me, perché quando sentirò ripetere in voi le mie ore, le mie riparazioni, io sarò glorificato. Santificherete voi stessi, e l'abbiamo detto, porterete grazia di santificazione all'umanità
Se la giustizia divina è soddisfatta, non è perché l'umana generazione offende, è vero, separazioni, adulteri, omicidi, suicidi, guerre. Questo porta la giustizia divina a scagliare che cosa? Una riparazione, una purificazione. I flagelli sono la giustizia divina che deve portare purificazione sulla terra. Ma se noi riportiamo la redenzione davanti a Dio, che Gesù viene in noi a meditarla, a riportare al Padre la stessa riparazione che ha salvato l'umanità redenta, questa meditazione ferma oppure mitiga tutti i flagelli della purificazione terrestre. Quindi si fermano tanti flagelli e si aggiustano tante situazioni. Se la giustizia divina è riparata, si affretta il regno, la realizzazione del Pater Noster, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quindi la finalità delle ore della passione sono, lo ripeto, glorificare Dio, che deve essere amato. 2. Santificazione nostra, perché ci riempiamo, come ha detto Gesù, di Lui, come successe alla mamma. Così succede all'anima, a forza di ripetere ciò che io soffrì, viene a riempirsi tutta di me. Poi, santificazione per tutte le anime, riparazione che ferma, mitiga i flagelli, e quindi la giustizia riparata, amata e soddisfatta si affretta il regno della divina volontà, come in cielo così in terra, la realizzazione del Pater Noster. Gesù dice, volume 10 aprile 1913, volume 11, figlia mia, queste ore, quindi per chi medita le ore della passione, dice Gesù, queste ore non le considero come cose vostre, ma come fatte da me. Chi pensa sempre alla mia passione forma nel suo cuore una sorgente e quanto più ci pensa, questa sorgente si ingrandisce. Abbiamo detto un nutrimento che porta a una crescenza, no? Un crescere dell'anima in santità. Quindi, come più le facciamo e più ci forma una santità interna. Chi pensa sempre alla mia passione, dice Gesù, forma nel suo cuore una sorgente e quanto più ci pensa, questa sorgente si ingrandisce. Attenzione, a bene dell'anima, a gloria mia, a bene delle creature. L'abbiamo appena detto, è vero? A bene dell'anima, a gloria mia di Gesù e a bene di tutta la generazione umana. Luisa dice, dimmi mio bene, che cosa darai in compenso a tutti quelli che le faranno? E Gesù risponde, figlia mia, non le riguarderò come cose vostre, ma come mie, come fatte da me, e vi darò, attenzione, i miei stessi meriti. Guardate, grande questa cosa che ha detto, è infinita. Gesù dice, vi darò i meriti della mia passione, ma la risposta a questa grandiosità ce l'abbiamo riconoscendo il suo amore, la sua misericordia. Quando viene nel nostro corpo in forma di Santissima Eucaristia, Lui che è tutto santo, tutto divino, tutto puro, Dio, vero uomo, viene nelle nostre pochezze, nella nostra veramente, scusate, ma proprio nella nostra miseria, e viene a deporre la sua divinità. La stessa cosa nell'atto di fusione, lui viene a meditare, ci depone la sua divinità, cioè i suoi stessi meriti, perché con i suoi meriti, per il suo sacrificio, per il suo sangue, noi siamo redenti e saremo santificati. Ditemi se è chiaro questo, mi fermo 30 secondi, ditemi se è chiaro, anche con un cenno di testolina, che mi vedo. Ecco, Va bene, chiaro? Hai sentito? no, Hai sentito? Hanno detto che è chiaro. ok, Chiaro. va bene. Posso proseguire un altri 5 minuti?
Ok. Ancora Gesù dice: a chi fa le ore della passione insieme a me, con la mia stessa volontà, qui siamo sempre al volume 11 del libro, scusate, del libro di cielo, attenzione, per ogni parola egli darà in compenso un'anima e un bacio. Quindi quando noi diciamo Gesù, io sono con te, cammino con te nelle ore della passione, Gesù ad ogni parola ci darà un bacio e un'anima, ma non perché siamo bravi noi, perché lui vuole i figli vicino. Poi tutta la sua bravura, la sua misericordia, che noi non conosciamo e ci stupiamo davanti a tanta grazia, lui ce la dà. Ma stupiamoci bene quando andiamo in chiesa però, eh? E ricordiamoci che lui sta notte e giorno in un tabernacolo ad aspettare noi. Ecco che dobbiamo riflettere su questo per capire che lui ci vuole e dobbiamo fare subito, perché questa considerazione ci fa pensare che lui ci aspetta per darci tutta la grazia, perché ci vuole santi e vuole portare il paradiso in terra. Queste ore sono le più preziose di tutte, dice Gesù, perché sono il mio sangue che ho versato per voi, il mio amore che ho versato per voi, le mie sofferenze che ho patito per voi, e quando l'anima si avvicina, io ne resto consolato, riparato e corrisposto d'amore. Ancora, andiamo a vedere cos'altro ci dice. Siamo sempre al volume 11, al 6 novembre. Chi fa le ore della mia passione contraccambia il bene, il male fatto a Gesù. Cioè tutto il male che le anime fanno a Gesù, vivendo le ore della passione, noi ripariamo per tutti. Aiutiamo le anime purganti, ripariamo per le anime agonizzanti, liberiamo le famiglie da ogni sorta di maledizione. Sono veramente, come hanno detto i sacerdoti, e appunto, ma lo dice anche lo stesso Gesù, sono praticamente una redenzione, una liberazione, sono esorcismi, perché sono le preghiere di Gesù. E sentiamo che dice Gesù. Volume 11, 6 novembre. Chi fa le ore della passione fa la sua via, fa sua la vita di Gesù, prende il suo stesso ufficio, perché Gesù ha fatto un ufficio di fronte al Padre, ha detto riparo per tutti, e così è per tutte le persone che vanno a meditare. Guardiamo ancora 2 piccoli brani e poi abbiamo finito. Allora, vediamo che ancora Gesù dice: Luisa fa pianto e lamento e dice: ma Gesù, ci sono tante preghiere indulgenziate e nelle ore della passione non vedo indulgenze. Allora Gesù dice, figlia mia, con le preghiere indulgenziate si guadagna qualche cosa. Invece, con le ore della passione, che sono le stesse mie preghiere, le mie riparazioni e tutto l'amore sono uscite proprio dal fondo del mio cuore, non si guadagna qualche cosa. Infatti Gesù dice: hai dimenticato quante volte mi sono unito con te per farle insieme? Ho cambiato i flagelli in grazie su tutta la terra. Cioè Gesù si univa a Luisa e anziché flagelli sulla terra mandava le grazie. E allora dice Gesù: queste ore della passione, il meditarle, contengono prezzi incalcolabili di infinito valore, al punto che darò alle anime che le fanno una manata d'amore. Una manata d'amore. Quant'è una manata d'amore di Dio? Infinitamente. E dice che sono più di indulgenze, perché sono le sue stesse preghiere, i suoi desideri. L'anima prende i miei pensieri e li fa suoi, le mie riparazioni, le preghiere, i desideri, gli affetti, le più intime fibre, e fa sue tutto, elevandosi tra il cielo e la terra. Compie il mio ufficio. Quindi, come Gesù davanti al Padre ha riparato per tutti, chi viene a riparare con Gesù queste ore ripete quella grazia infinita
e le anime purganti prendono grazie incalcolabili su queste ore. Gesù dice, precisa, le devi fare con la mia intenzione, quindi con l'atto di fusione per poter entrare nella mia verità, nella mia vita. Allora, fratelli e sorelle, noi sappiamo, e io voglio veramente ringraziare Gesù in voi che avete preso questo dono, che lo vivete da tanto, oggi è il compleanno di 3 anni, che Dio veramente vi benedica con tutta la pienezza del suo amore e che vi faccia veramente camminare a conoscere, a comprendere e a vivere e a far formare in voi i più veramente graziosi fiori che portino a Dio tutta la profumazione della sua grazia, che lo contenti e faccia scendere veramente mari di amore e di benedizione su tutti. Gesù nella preghiera di preparazione che ci ha donato prima di fare la preghiera, ha detto, ci fa leggere, no? Nella preghiera di preparazione prima di ogni ora. O Signor mio Gesù Cristo, prostrata alla tua divina presenza, supplico l'amorosissimo tuo cuore che voglia ammettermi, quindi un atto di fusione, alla dolorosa meditazione delle 24 ore. Attenzione. Dammi aiuto, grazie, amore, profonda compassione e intelligenza. Quindi noi chiediamo tutto a Lui di farli con Lui. Poi dice, per quelle che non posso meditare, ti offro la volontà che avrei di farle e intendo intenzionalmente meditarle in tutte le ore in cui sono costretta ad applicarmi ai miei doveri a dormire. Quindi Gesù vuole che l'anima voglia sempre stare con Lui e Lui ci terrà sempre con sé. In modo particolare, quando andremo a meditare, ci farà proprio veramente compagnia, ma sempre se lo vogliamo. Accetto, misericordioso Signore, la mia amorosa intenzione. Gesù dice, io voglio la tua intenzione, così io metto la mia e faccio tutto quello che ho fatto in terra, lo ripeto in te. Come in uno specchio, ripeto in te la mia immagine e faccio le cose meravigliose che ho fatto in quel momento in terra, le ripeto in te, che sei una nuova vita per me, dove io posso riflettermi e operare tutto il bene che ho operato. Allora, solo 2 parole proprio perché formare l'orologio della passione. L'orologio della passione vuole 24 persone in un'area geografica. Perché? Perché Gesù così quando guarderà quell'area geografica, quel paese, vedrà 24 figli che meditano ognuno un'ora, no? Quindi magari Anna medita la prima, Beatrice la seconda, Carmela la terza, Dina la quarta e così via, no? Fino alla 24esima. E in quel luogo lui sentirà le sue riparazioni tutte ridondanti, tutte e 24 le ore ridondanti, fatte compagnia a Gesù per tutte 24 anime che fanno compagnia per quelle 24 ore. Quindi tutta la riparazione che lui ha vissuto in quelle 24 ore, lui le vedrà in quel punto della terra. Perché è importante essere uniti in un orologio? Non per sé. Non è perché siamo un gruppo di calcio, perché facciamo proseliti, io sto con te, tu stai con me, non siamo un granché. No, no, è perché dobbiamo stare uniti come una catena d'amore. Dio vuole l'unione, non la separazione. E l'unione vuol dire che stiamo guardando a Dio, non a noi stessi. L'unione porta a Gesù il gaudio di vedere tutta la sua passione 24 ore meditata, ognuno nelle proprie case, ognuno nell'ora che si può fare. Non è che se l'ora che si svolge alle 2 di notte dobbiamo metterci la sveglia alle 2 di notte. Tanti lo fanno, ma bene, ma non è questo. Si può fare quando si vuole, ha detto Gesù. Basta che lo fate, perché io guarderò che viene fatta e io avrò la vostra compagnia, il vostro richiamo d'amore, dove potrò riflettermi come in uno specchio e dire 24 anime mi amano, mi consolano e mi fanno vivere la mia riparazione e redenzione che io faccio circolare di nuovo sulla terra. Allora ancora è importante essere insieme perché 24 anime che si tengono in un circolo d'amore, se
io faccio parte di un orologio e un giorno mi succede che vado a una bella festa e non posso fare perché sono a fare festa 24 ore di un matrimonio e non ce la faccio, telefono al gruppo e dico: gruppo, amici, fratelli, sorelle, oggi non posso. È capitato qualcuno che si è operato, hanno chiamato, hanno detto non posso fare la mia ora della passione. Poiché non volevamo lasciare quel buco di un'ora di Gesù che non viene riparato, che non vive la sua passione, che non viene ricordato e non può portare i suoi meriti, un altro fratello, un'altra sorella si sono adoperati a compiere quell'ora della passione. Quindi se c'è una persona, un'anima che gestisce l'orologio, come è Elena in questo caso, che cosa succede? Succede che si chiama Elena e dice: guarda Elena, io oggi vado a farmi un'operazione, oppure io oggi vado a un matrimonio, non ce la faccio. E allora Elena manderà l'invito a dire chi può sostituire e non mancherà, questa è cura, non mancherà a Gesù quel buchetto di un'ora e Gesù potrà continuare a mandare grazie su grazie, perché abbiamo capito che ogni ora, ogni parola, lui manda grazie su grazie, ogni parola concede un'anima, concede un bacio, concede grazie indulgenziate, concede benefici sulla terra che fermano i flagelli, affrettano il regno, ma soprattutto glorificano Dio. Quindi è veramente poi un'ultima, direi ce ne sono anche altri, ma un'ultima importanza di essere insieme in un gruppo, quindi datevi da fare per essere uniti e per chiamare altre persone a partecipare. Perché diventa importante ancora essere uniti? Perché Dio vuole l'unione, il diaballo, il diavolo, vuole la divisione. E quando l'uomo riesce a essere unito, è la realizzazione che Dio può regnare. È uno sforzo che noi dobbiamo fare, perché noi siamo abituati a stare ognuno per sé, a pensare alle cose proprie, a non sacrificarci per il fratello. Siamo egoisti. Allora la prima cosa che dobbiamo fare se vogliamo far regnare Gesù e vogliamo veramente fonderci in Lui è offrire per il fratello e stare insieme, cioè superare quell'egoismo e quell'egocentrismo che ci porta all'umano volere. Allora restiamo uniti in questo orologio e chiamiamo anche altre persone, perché così più siamo e più glorifichiamo Dio, più mandiamo grazie di santificazione, più fermiamo i flagelli e affrettiamo il regno. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e per sempre, per i secoli dei secoli. Amen. Nell'atto di fusione tutto riconciliamo e riconduciamo a Dio per mezzo di Mamma Luisa e di Mamma Maria Santissima, ringraziando con la sua stessa volontà e assolutamente ridando tutto a Dio, tutto il suo amore, la gloria, la lode, il riconoscimento, il ringraziamento e benedizione, affinché venga presto il tuo regno, Dio, per la tua maggiore gloria e il nostro massimo bene. Fiat. Ecco carissimi, io ho chiuso la registrazione e ora se volete